Matteo 9,11. Matteo 9,11 è la parte spirituale della nostra linea, ovvero tutto quello che a me di solito non piace in profumeria, ho cercato di renderlo il più possibile mio e quindi il più possibile in linea con tutti quelli che hanno un gusto olfattivo un po' simile al mio su quello che si parla per incenso, mirre, resine, resinoide e gomme. Sono tutte quelle olfattività che partono dal caldo e che arrivano all'etereo. Cosa abbiamo fatto con Matteo 9,11? Con Matteo 9,11 abbiamo preso il passo 2,9,11 in realtà, ma per comodità di etichetta Matteo 9,11 è il passo del Vangelo di Matteo, appunto, dove i tre re magi arrivano alla capanna dove nasce Gesù di Nazareth e portano oro, incenso e mirra. Oro per il potere, ovviamente, incenso per la spiritualità e per il dialogo con il regno ultraterreno, e la mirra appunto come regalità. Questi tre elementi l'abbiamo dovuti prendere per forza, perché noi siamo l'azienda che incorpora zafferano cosmetico all'interno e per noi l'oro è l'oro rosso, quindi lo zafferano. Quindi pistilli di zafferano, incenso, che è un frankincense, cioè in pratica dal punto di vista olfattivo è quell'incenso che sa di tutto meno che di incenso, cioè è la parte resinoide da ferita dell'albero che si può trovare, ovvero come si estraggono. Ferita sul tronco di un albero, lasciar cadere le lacrime da protezione verso l'esterno, una volta seccati, assoluta o distillazione dello stesso. Quindi dal punto di vista della ferita, e qui torniamo alla passione del personaggio. La mirra ci è servita a tutto quello che a noi occorreva per portare la fragranza di incenso, che a me non piace e quindi non so nemmeno proporla, a qualcosa che a me piace, quindi all'agrumato. Abbiamo scelto una mirra molto agrumata, l'abbiamo richiamata fra note di fondo e note di testa con degli agrumi in testa molto forti e resi sacri da dei chiodi di garofano nelle note di corpo. Cosa scegliere per incentrare l'effetto cosmetico in rasatura se non l'olio più sacro? Per definizione, anche se è maldetto, molto maldetto, perché è l'incenso più, cioè diciamo, è l'elemento cosmetico, è l'olio cosmetico più spirituale dal Medioevo ad oggi, ovvero l'olio di San Giovanni o St. John's Wort Oil in inglese, ovvero olio di San Giovanni, appunto, che è l'olio che si faceva dall'olio di Perico, che è questa pianta che dà il meglio di sé nel solstizio d'estate, e quindi visto un po' come l'olio scacciastreghe, ma scacciastreghe dal punto di vista quasi erboristico. Perché? Perché allontana dal corpo, una volta passato sulla propria epidermide, funghi e batteri, e quindi le streghe, cosiddetto malanni, batteri e funghi vengono allontanati. A cosa serve in rasatura? Il rasoio di solito è molto, dal punto di vista della lama, è molto carica di batteri, possibilità fungine sulla pelle da un sapone particolarmente fermentato perché lasciato nello scaffale da molto tempo, i peli di un pennello maldestramente mantenuto che lascia dei batteri al suo interno. In rasatura, microabrasioni, contatto diretto con il proprio sangue da sotto epidermide, possibilità di carica batterica. È per quello che si usa appunto l'alcol nel dopobarba, ma con questo sapone facilità di montaggio, facilità di dipanamento dell'iperico, antibattericità, antifunginità, matchata con la grandiosa forza antifungina dello zafferano, protegge la vostra pelle dagli agenti esterni, al punto tale che l'olio di iperico non si estrae puro, ma si estrae diluito quasi al 90% da quanto è potente, da quanto è forte e da quanto è rilevante per la vostra
salute epidermica. Per concludere, portando un'altra volta sulla parte olfattiva, in post rasatura con il nostro aftershave, anche questo con olio, con alcol, scusate, vegetale, ovvero da fermentazione dell'orzo e non etilico così come la colonia, ma il post shave, grazie all'olio di ricino e alla fragranza del nostro Matteo 911, vi donerà un post rasatura molto schermante rispetto all'esterno. Infatti è pensato sia per il freddo invernale che per i raggi UV estivi. La parte colonia, in definitiva, l'abbiamo già un po' accennato, ma è tutto quello che è sacro in una notte religiosa, non per forza di una religione, ma religioso in sé per sé, un evento che ci si riunisce intorno ad un incensiere che porta verso l'alto queste note agrumate, balsamiche e ambrate, e sullo sfondo queste note, mangiando magari un croccante o una tavola di frutta secca o dei fichi secchi o tutto quello che nelle varie culture fa festa religiosa, porta esattamente a questo obiettivo e a questo post shave. Oleosità, balsamicità, antibattericità e quel senso di sacro che in ogni religione c'è e che quindi non distingue fra l'una e l'altra.